Salve gente, qui parla Otakumen, mi sentite tutti, mi sentite bene? Scusatemi per l'aspetto un pochino sfatto, ma ho lavorato parecchio in questi ultimi 2 giorni. Siamo qui per... manca meno di 4 minuti, per vedere il reveal trailer, grazie a Ricky RDP per l'hosting, il reveal trailer del gameplay di Cyberpunk 2077. Non so assolutamente niente, quindi sono molto emozionato di vedere insomma che cosa ci aspetta adesso. So che sarà tutto quanto in prima persona, meno le parti in macchina, ma per il resto non so assolutamente niente e non vedo l'ora di scoprirlo. Porca vacca, sono proprio sfatto oggi. Quanti siamo in oggi? In 15. L'avevo detto l'altro ieri che forse avrei potuto farlo oggi, questa cosa qua. E la via Moscerino. Buonasera, che si collega adesso. L'avevo detto, dicevo che l'avrei potuto fare oggi. 3 minuti! Ma mi ha mandato il via praticamente solo un'ora fa. Quindi, insomma, non ero ancora nella whitelist. Quindi per questo non ho potuto dirlo per tempo. Cosa ti aspetti in questo reveal? Qualcosa che mi possa sorprendere. Io vivo per la sorpresa in questo caso. Amante di Deus Ex, non vedo l'ora di Cyberpunk. Io onestamente sono un po' reticente per quanto riguarda il genere futuristico. Ma mi fido di CD Projekt Red. Quindi sono proprio infervorato di vedere cosa possono offrirmi oggi. La ciocca di capelli sparata verso l'alto. Sì, lo so, è la piega che ha preso i capelli dal cuscino. Del tipo il doppiaggio italiano. È vero, il doppiaggio italiano l'hanno confermato, mi sembra. Cioè, l'hanno confermato, poi non si sapeva, e poi l'hanno riconfermato, mi pare. A parte che comunque non lo riveleranno qui il doppiaggio. Ah, scusate, dimenticavo. Bisogna ringraziare Serpente con le E scritte con dei 3, perché ha donato la bellezza di 15 euro prima, Scusa, Serpente, se non l'ho... Ecco appunto, what's yours is mine! Ringraziamo Serpente per la sua donazione. Credo sia la più alta, la donazione più alta singola da 2 mesi a questa parte, o 3 mesi anche. Non ne sono sicuro. Comunque sì, mi sembra, sì, è la più alta che si vedeva da un bel po' di tempo, insomma. Non sapevo niente di questo reveal. Ah, nemmeno io, finché non mi hanno detto questa cosa qua 2 giorni fa. Ringraziate Serpente, mi raccomando, Avrei dovuto ringraziarlo all'inizio, ma dovevo spiegare un attimo cosa si stava facendo. Io non ho teorie su niente. Io non so neanche nulla dell'opera da cui è tratto Cyberpunk, a dire la verità. Quindi parto da zero e non vedo l'ora. Questa sera ti vedo molto stanco. Hai dormito? Ho dormito, sì, ma male e incazzato, diciamo. Lunga storia, poi spiegherò in un altro momento. 56 secondi, gente! E siamo in 18. Dai. 48 secondi. Cosa potrebbero mostrarci? Cacchio. Davvero, sembra che mi stia vedendo le cose così sul momento, ma conoscendo CD Projekt Red, proprio mi aspetto un sacco di attività, un mondo ipervasto. Porca vacca! 30 secondi. Il Capodanno sta per iniziare. Live di Capodanno, gente! Ah, scusatemi a proposito se non sono riuscito a fare tutto quanto coso lì, Man of Medan durante la notte, ma proprio non ce l'ho fatta a stare sveglio. Sono andato a letto incazzato apposta perché ho rage quittato praticamente, arrivato a un certo punto. Dai, 4 secondi, 3, 2, 1, mostrateci! Qualche parte con Keanu Reeves ci sarà sicuramente. Per me mostreranno anche altri attori. Non ci sono i sottotitoli, no. Il deep dive, come Kingdom Hearts. Nuove meccaniche di gameplay. Miles, Philip and Pavel, as we take a closer look at some of the things you're going to see and hopefully answer some of your questions. On behalf of everybody at CD Projekt Red, we're incredibly excited to share this new look at Cyberpunk 2077. Siamo veramente euforici. Si comincia. Hey V, you all right?
Let's do this. Un bagno ghiacciato perché? Perché si surriscalda forse? Ipotizzo naturalmente. Che lingua parlava quello? Curiosi i sottotitoli comunque. Sono glitchati di natura. Ok, now what? Dialoghi facoltativi. Credo. Johnny. È tempo di tuffarti, no? Plunge. Plunge non è un sinonimo di tuffarsi in inglese, qualcosa di simile. Viaggio nel cyberspazio. Bei capelli, sì, sembro come si chiama? Gozer, il gozeriano con questi capelli. Psichedelico. Ma sarà solo una parte del gameplay questa oppure è tipo un mondo a parte? Where are we? Our BBS, Data Fortress. Bridge to the deep. Protezione dei dati. Beyond there are no borders. Non ci sono confini, diciamo. Cerco anche di riadattare dove è possibile. Black Wall. Oltre The Black Wall. Questa è in prima persona però. Frusta, è vero, c'era qualcosa di simile l'altra volta. Welcome to the Cyberpunk 2077 2019 deep dive video. Sembra la voce di Axel con raffreddore. We showed you our vision for the world of Cyberpunk 2077, its Terza quests persona. and visual design. This year, we'd like to give you a peek at some of the playstyles you'll be able to adopt as Stili your character di progresses gioco. through the story. Immagino. You're Sarà about molto to see tipo sequences embodying two base distinct stealth, approaches base to playing action. Cyberpunk. We'll show you a strong Spider-Man story. praticamente si collega agli altri. A character who focuses on employing blunt force and taking instant action. Azione istantanea And a oppure Netrunner build. A playstyle taking frequent advantage of stealth tactics, hacking, l'ho appena detto. battlefield control achieved using malicious software. Quindi sì, c'è quello più discreto e quello più action. Io userò quello discreto. One of the game's districts. Two gangs, the Animals and the Voodoo Boys. And you'll see glimpses of Johnny Silverhand, the digital Eccolo qua. who haunts our main character, V. Chissà se tutti quanti gli specchi rifletteranno il protagonista. È È stato editato per contenere un paio di spoiler. Aia. Attenzione, avvertenza spoiler, gente. Io lo farò ugualmente perché mi fido di loro. Cioè, lo guarderò ugualmente. Quindi possibili spoiler. Tanto dimenticherò tutto se tanto mi dà tanto. Placid o placido? Night City. Pacifica District. We're currently in Pacifica, one of Night City's 6 unique districts. Mi ricorda You guys aren't exactly great at rolling out the welcome mat for la outside. città di Infamous 2. Designed to be a tourist hotspot within the city. As you can see, this didn't pan out. When uncertainty struck the global economy, investors pulled their funding, leaving most establishments unfinished. Il background It's one of those di places questa where zona. expectations and reality collide, Pacifica. resulting in a heap of disappointment. Quindi anche lì le solite classiche similibellioni, zone con povertà. Outsiders don't come here if they don't have to. Even by Night City's standards, it's dangerous to those unfamiliar with it. Taking a Spero non ci sia casual troppa stroll nudità here in sto would not be gioco. a good idea. A fast motorbike or armor-plated car would be the safer option. Per viaggiare giustamente meglio andare in un veicolo che a piedi, in questa città almeno. If you're in need of rare goods or illegal cyberware, Gli Pacifica's arcade! bustling local markets are a good place to start your search. The Grand Imperial Mall is Non ho a visto whole se other c'era anche un It was one of the un last quantitativo developments in nell'inventario. Pacifica to lose its funding. Until recently it stood vacant, but now a gang called the Animals has moved in for reasons unknown. Animali, Animals. And that's Allora what we need è la to know gang, in quindi. order to earn the trust of the Voodoo Boys, the Animals' rivals. Voodoo Boys. What the hell? Could fucking tell me what you plan to do first. You take job. You do what I say. So you jack in. You Jack in.
accento molto africano. Of the many gangs in Cyberpunk 2077, the Voodoo Boys are the most skilled at I using Voodoo lit. Boys. You are now secretly involved with our subnet. Why? What for? You are my vessel now. Sei un mio vessillo. Ah. You are you here. This mysterious È una cosa buona o una cosa negativa in questo caso? Close ties to the local Haitian community. Cioè non c'è più privacy con lui, We have tipo. been waiting. Haitians settled in Pacifica in the 2060s after natural disasters struck their island and Spero la forced stessa them to cosa, emigrate Smash Boy. en masse. The Voodoo Boys gang formed around this same time, though at a smaller scale. Now the gang effectively rules Pacifica. Ah, ok, quindi è la gang che controlla Don't Pacifica. usually work with outsiders. Lucky for us, it seems they're prepared to make an exception this time. Mr. Hansen. È un'eccezione per il protagonista, quindi. Mr. Hands è il Still, to Keanu earn their Reeves, no? trust, we need to prove our worth. Placide, one of the Voodoo Boys' higher-ups, has offered us a mission. We need to infiltrate the Grand Imperial Mall, currently occupied Un sacco by di the tell Voodoo not Boys' show. Vabbè, comunque no, va bene, stanno andando bene. called the Animals. 35 07. 3 seconds before, poof, the camionette. We try to learn where the camionette come from. The Ok, Animals are not your missione. normal Cioè, gang. suonerebbe come una missione basica. Ecco gli Animals, che è l'altra Value gang. might above all else and wear melee combat implants to raise their prowess in combat. Sono più Their bruti, beverage visto choices che hanno gli choose impianti potent strength and che speed enhancing concoctions. aumentano la As forza. sought-after bouncers, they're usually dispersed throughout town. As skilled street-level business types, Sasquatch. they've cornered the market in illegal substances and underground live-or-die Ah, process. mi ricorda Bane questa Converging on cosa. the spot. It's for something big. Quindi It's il punto then debole made sarà fastest sicuramente quello, and visto che anche strongest quello as their ad hoc ha leader. sostanze In this case, it's a woman che lo rendono named più potenti. Sasquatch. Said you wanted my vet. Ah, è una donna? No. As far as I remember, you Wow. said no bone brain buffaloes on steroids. Gigantessa. Afraid that's the cost of doing biz. This is the tech Placide was talking about. It seems non-standard for the animals. And this is where we come in. Non Getting farlo to per them gli won't anima- be per gli easy, animals. but we're more than qualified for the job, which we can complete in one of many ways. Oh. Sistema di creazione del personaggio mi interessa. Ah, tipo il backstory, tipo Mass Effect praticamente. Norbert, ragazzo di strada, normale. Profondo, quanto profondo? Beh, abbastanza profondo, ok, ci sta, ci sta, ci sta. Non troppo, non eccessivo, non troppo poco. Ecco, questa sarà la zona che userò principalmente, se tanto mi dà tanto. You can create a strong solo character, a skilled netrunner, Sì, or any other hybrid class you can imagine. chissà quante sono le classi effettive, porca vacca. Let's see how a solo playstyle in Cyberpunk 2077 Solo will playstyle? work. Ma perché solo? Non è che per caso c'è anche tipo il multiplayer online, la butto lì, eh? Spero di no, a dire la verità, però. So let's wreak some havoc. Oppure tipo Enhanced strength, we can puoi strip its turret of its weapons and chiamare their own medicine. dei sottoposti Is forse. how a player investing in solo abilities might live out their Terminator power fantasy. Enhanced strength lets us force open doors. Mischia! Enemies to use as human shields. Voglio! Ah, lo usi anche come scudo. In prima persona non pensavo fosse così comodo. Powerful melee combat E che si potesse fare in così pochi giochi. Someone as fast and strong as Sasquatch. Sasquatch che c'ha le sostanze dietro. Is not impossible to beat for a solo. Deve essere parente di quella tipa in Rage 2 probabilmente. But Sasquatch has a different game plan. She's out to jack in and hack us. Let's see how this plays out. Lei ci hackera, oddio mio, come cazzo cosa succede? Non sarà mica una di quelle situazioni in cui si glitcha tutto quanto, tipo in cos'era? Saints Row? Cioè il gioco stesso glitcha per sua volontà, tipo lag o queste cose? Spero di no. Hard 90, granderrima! Or spare her. Your Oh. cyberpunk, your rules. Puoi decidere se ucciderla o If you'd rather risparmiarla. sneak around, Playstyle, hide, and strike from the Netrunner, shadows, no problem. Path.
Just develop your net running skills to get around obstacles. Questo or mi sa hacking che è enemy tech l'opzione to have più it stealth, do the hacker, dirty eccetera. work. Lo intrappolo lì sotto i pesi, magari. Sì. Net running abilities mean hacking Net skills that runner. let us use our cyber deck to breach access points. Saporito. We fill the Minigiochi buffer per of our cyber deck caso? with a string of instructions Oh no. represented by these letters and numbers. No, 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 non questi puzzle, per favore, la mia testa non è adatta. Grants us control of devices connected to this network. The more instructions we Non mi match, convince per the more nulla. control Puoi we dirlo. gain over elements. Non ho da dire. I gusti sono gusti, Arnovanti. We Non can li hack our way discuto. through in numerous ways. A quick hack may grant us control of the security camera. Another one should let us tweak the difficulty of the training bot. Ah, bellissimo! Aumenta la difficoltà del robot da combattimento. Porca puttana! Voglio! Gimme! This guy's implants from a distance. Hackera a distanza. È come Spider-Man, soltanto che hackeri a distanza anziché ritirare indietro il nemico. And that means it can be hacked. Le macchine. Le vending machine cosa c'ha? Sì, sono cubiche quelle lattine. Which brings us back to cyber. Nessuno che aveva una bibita? You don't get to do Cyber anything security in in the Night net City? unnoticed. There's always someone watching. Ah, It c'è could sempre be qualcuno che Cortez, or even ti worse, controlla. It could be Netwatch. And that is exactly the case here. Lascia il commentario a me. They always want to fuck Netwatch us. and the Voodoo Boys are like fire and ice. The first of these wants to maintain the old order and protect people from AI anarchy originating from beyond the Black Wall. The Voodoo Boys want to establish contact with the free AIs. They believe this will enable their boundless expansion on the net and grant them the upper hand over Netwatch. Netwatch sees È una bella this as the end battaglia, of the world. O protezione o Both are right. semi-libertà che però forse si potrebbe rivelare How you deal negativo. with the Netwatch agent is entirely up to you. Do we side with the gang? Choosing to be on Netwatch's bad side is never wise. But can we really trust the Voodoo Boys? You set me up! As you can see, we have many possible options. But in each case, we take a risk. Think I'll just stick to my group. Le opzioni di dialogo mi ricordano invece Fallout. Cosa sta facendo? Cioè, li ha uccisi tutti connettendosi, forse? That didn't work out well. Non è andata In the bene world of far Cyberpunk, così. few things go as planned. Poche cose vanno come pianificato nel mondo di Cyberpunk. It's Bene! just a glimpse of how complex L'inaspettato the è buono. branching storyline in Cyberpunk 2077 can get. Every decision you make will have consequences. Ogni scelta ha Your choices conseguenze. will shape how Mi the piace. world reacts to you and affect your relationships with those around you. One of those relationships is special. Ever heard of Johnny Silverhand? A rebel rocker boy who will be your Ah no, è companion Johnny throughout your Silverhand. adventure Ah, in Mr. Night City? Hand, giusto. Come on, really think they give a rat's dick how you look? Like everyone in Cyberpunk Sei da perdere il 2077, fiato, cittadino he has qualunque. his own agenda. You'll decide if he'll be your ally. Keanu Reeves, yes sirs. And that chip in your head, the one thanks to which Johnny lives inside your mind. Cosa? Well, that's a story for another time. Ah, è una storia per un altro giorno. No! Ditemi di più, vi prego! Ditemi di più! Tell me more! Tell me more! Doesn't Liza look great? Voglio! Quando esce? Welcome back. Now, following the deep dive, there is an awful lot to talk about. So I found 3 of the very best. Mi sa che il trailer è già bello e finito, purtroppo. Adesso ci saranno le dichiarazioni. Beh, seguiamo ancora un po', vediamo che cosa hanno da dirci. One by one, so everybody knows who they're listening to. Hey, I'm Miles. I'm one of the level designers at Level designer, ok. Hello, I'm Pavo, and I'm a lead of the quest team, Zoomate. and it's a great pleasure to Lead quest designer, quindi So I'm il Philip, and designer I'm one of delle the quest quest principali. designers, so I work really closely Amicia with sta Pavo benissimo, over grazie. Hi.
thank you guys for Ah, non ho being visto che here. cos'era lui, accidenti. Vabbè, mi fido comunque della... Let's get started because the last Sherino. demo we saw took place in Watson. This time we're in Pacifica. They're very different, and that's super important for Night City. Salve They feel Vanitas! different. So what do you need to consider as a level designer when you're building a place like this? Right. We are diving right into it. Yeah, let's go. People want to know answers. Okay, I'm going. I'm going. Vado. From a level design point of view, for us it's really important to create these districts, the 6 ones that we have in Night City, to be as different as possible without making it unbelievable, right? Il più differente possibile senza renderlo poco credibile. Parla del level design, immagino. And Novigrad No Man's Land in The Witcher 3, so we're sort of aiming for a very noticeable difference, and this has multiple purposes, right? First off, we want to enhance the variety in the game, right? It would be kind of boring just to have a lot of the same throughout the entire city. We have one cityscape, Molto cioè, in che senso molte variabili, scusi, molta varietà. It's actually a really fun creative process as well. And secondly, we need it as a navigation. So that means that when you as a player la navigazione dei livelli? You should know where you are simply by looking around. And thankfully, devi sapere dove... Ah, questa è un'ottima politica, diciamo. Sapere dove ti trovi semplicemente guardandoti intorno e non dovendo sempre dover dipendere da una mappa. Va bene. Ottimo. È vero, però, tipo in altri giochi come per dire GTA ci sono molte vie che sono tipo uguali, quindi è difficile capire il mondo che ti circonda semplicemente guardandoti intorno. Non sai dove ti trovi semplicemente osservando il tuo environment. Si sta mezzo e mezzo Vanitas comunque. Now you'll actually see things like burning cars on the streets, right? Burning cosa? Cars. So okay. Much unlike Watson that we showed last year, where the streets are bustling with people, here there's way less, because it's simply a very dangerous place that you don't want to really go if you don't have to. And again, that's one of these things that once you enter the district from the rest of Night City, you'll actually notice. Cioè, si parla solo di questo distretto per adesso. All the destruction going on and all of the yeah, I mean, suffering, pain, our favorite and things. violence, as it were. So what kind of things are exclusive to Pacifica? Because you don't want people to just come for the quest and then leave and that's it. You want people to keep coming back to this district. So what can people find there? La gente deve essere sempre spinta a tornare in quel distretto. Che metodo usano in questo caso? It's a very fun process to think of these kind of things, because the sort of characteristics that we give the district directly sort of birth the things that you can find there, right? And amongst the destruction, you'll still find people living there. Tra la distruzione trovi sempre della gente che ci vive anche in mezzo alla distruzione, appunto. And each district sort of has a kind of dominant gang who has taken. Sì, vabbè, questo si era capito. Ogni distretto ha la sua gang dominante. Like the Maelstromers that we saw last year, the Voodoo Boys are actually deeply ingrained within the community that lives there, and they actually they're not your typical sort of street gang in the sense that they don't really bring a lot of gunpowder to fight themselves, but they actually specialize in cyberspace. They're obsessed with the mysteries of cyberspace. They've sort of almost made it their own religion, if you will. Hanno praticamente creato una loro religione. Questo non so se mi piace molto come cosa. Ogni volta che c'è un videogioco con un gruppo religioso come nemico, diciamo, ma non strettamente religioso, non come base della religione, però insomma anche qualcosa di simile, di analogo, tende a sapere un po' di io alla lunga, come Far Cry 5 e in parte anche Bioshock Infinite. È bello, è molto bello, però la componente religiosa alla lunga tende un po' a snaturare il gioco. At the same time, we're of course trying really hard to not make it feel disconnected, right? There's always a link. It should always be believable. That's one of the sort of core pillars that we build everything on. But this will make it for a very unique experience when you delve an adventure in this district. Peccato che non ci sia un trailer in italiano, almeno non dovrei ritradurre parecchie cose. In this exact district, we always make sure that it always fits.
to the environment, to what we want to build. So, you know, the street stories that you will find, there's side quests, and the main quest that is actually placed there. Side quest ovviamente sparsi tutto quanto il gioco, non strettamente seguendo sempre i soliti percorsi, per fortuna aggiungerei. Cambi nell'environment, una zona completamente allagata e non possono lasciarla. Were left out at the moment when the corporations withdrawn all the founding from the Pacifica. They were left there and they built their own community there, and they gave the seed. They become the seed for all the stories that we are telling there. So as a player, when you're like non so che cosa all voglia these dire onestamente. to them, you actually find out and learn more about them, you know, through the quests. Perfect, but let's Sì, talk vabbè, about more le we side just saw quest in the e deep dive video, le quest in generale that's not esplorano anche un po' tutta quanta la storia che riguarda quel livello, le persone che ti hanno dato che ti hanno dato l'incarico e queste cose qua. Se hai perso il gameplay, sì, purtroppo sì, è già passato. È stato cos'è, un quarto d'oretta neanche? Different playstyles, anything's possible. Yes, yeah, we do give the player a lot of different tools to use as he goes. Un sacco di through a level, attrezzi da and that usare. makes designing these things quite complex. Crearne il design è stato piuttosto You know, difficile. just to sort of understand our mentality, I can actually, I'll attempt, maybe you'll help me out with this one, to go back in our development, well, sometime. Com'era? Da leccarsi i baffi, lasciamelo dire. Sort of, we came up with this example to sort of establish this kind of mentality that we wanted to have when we approached our level designs and the way we do our encounters, right? And the example was rather simple. The goal was for a player to go from one room to another, but the main way to go from that one room to another would be sort of like a door. And be it through like a scanner or a device, it doesn't really matter for the example actually. Going through this door would ultimately result in the player losing his weapons, but the task was to actually kill a person on the other side of the door. Cosa? Now, Cioè, l'obiettivo era fare entrare un giocatore da una stanza all'altra in diversi modi, però a seconda del modo che usi potresti perdere tipo le armi, perché a seconda del tipo di compito. Oppure fallire la missione perché hai preso gli oggetti sbagliati. Through like sort of like a social kind of path, or you could take the guy out. Take, I don't know, like a path multiple scelte per finire una missione, anche in questo caso. Più sociale, oppure semplicemente sbarazzarsi di un tipo. Ecco, per accedere, sta dicendo appunto l'approccio più diretto in questo caso. Or maybe as a kind of hacker type of character, you try to find a way to breach the network, to disable the device, right? Se sei un hacker puoi usare, puoi collegarti al network per hackerare tutto, ovviamente. È abbastanza un'ovvietà, direi, in questo caso. Però as a kind of fast solo kind of character, you'd be able to jump out of the window onto a windowsill, double jump to ci sono anche le finestre dalla quale puoi saltare fuori. Non sono di quelle indistruttibili che ci sono in tutti gli altri giochi, quasi almeno. How we sort of think about these levels, right? As you know, putting in a problem that the player has to solve, and we give them a lot of different tools and possibilities to solve this issue or bypass it. Quanto abbiamo appena detto, praticamente. We're hoping to really create an experience for the player that they feel inherently is their own, right? They came up with a solution given the systems that we gave them. And they really get to feel like the badass cyberpunk V that we want them to feel like. It's actually also nulla che non si sappia per ora. Because, you know, as an example on the Wild Hunt, we were already working with very non-linear stories, but now we also have this non-linear gameplay approach. And for us, it was always really important to have these choices. È stato molto importante per loro creare un gameplay con scelte e conseguenze, molto non solo di story ma anche di gameplay. Ecco, anche la storia reagisce in base a come ti è. Sì, vabbè, sono cose che sappiamo alla fine, dai. Che cosa potrebbero dire di altro? So, you know, it actually, I think it added to this whole layer of non-linearity
It added quite a few, let's say, more things we have to do, but the thing is, it is a challenge for us, but it's actually a really fun challenge. È stata una sfida per loro cercare di mantenere un certo livello di non linearità, spero di essermi spiegato. Quest designers, of course, we played them ourselves. Pavel as our lead plays them again. Grazie al cielo sono gamer anche loro, non sono semplicemente solo sviluppatori. A lot, and our QA team has really, really good ideas. So, you know, they always think, okay, what do I think right now? What would I want to do in this situation? And then we often communicate, and this is how some of the si chiedono tipo cosa fare, come mi comportare in questa situazione, quindi si resta in contatto tra loro per discutere di queste cose, vabbè, giustamente, come è uno sviluppo di un gioco alla fine. And that I think sort of ties up with a whole philosophy of a game, which is the freedom. And we have the freedom on the story layer, and maybe I don't want to talk about it too much, and not to spoil it, but it ties up with the gameplay very well, with like the way how the levels are constructed, and with branching gameplay, as Philip just explained, because player has freedom playing the game. You build your character the way you want, and you play the way you want. And you want the player to feel this choice, you know, that he's doing, depending of, you know, how skills he's assigning, what weapons he or she is picking, and all that. No, nulla di personale, mio caro, ma sono discorsi che ho sentito anche in altre conferenze. So, in the demo, we obviously saw the bike. There was a little mention of the heavy armor car. But can you tell us a little bit more? Se ne frega della macchina, andava già bene la moto, per dire. I can tell you a little bit about it. So, there's of course many different kinds of vehicles because we want to create molti veicoli differenti. Ci mancava solo che non ci fossero diversi veicoli differenti. So there will be all kinds of vehicles, and of course there's also, you know, society is very different. So, you know, we also have different art styles that correspond with the different parts of society. Ah, già, so certo. Art style called entropy. So, as an example, you might see vehicles that are just very useful. Veicoli, insomma, anche i veicoli rappresentano il tipo di società in cui vivi, eccetera. Ma variano anche a seconda del tipo di dove ti trovi, vabbè. È logico. Luxury, high-end vehicles on the other side of the coin. So of course, you know, you as a player are only limited by what you can afford. That's like real life. Yeah. Come nella vita vera, in quanto giocatore puoi giocare a seconda di quanto ti puoi permettere. Non ha parlato di microtransazioni, sia ben chiaro. Players would want to have in a cyberpunk game. So, you know, we don't just have cars, we of course also have bikes, like our very own Yaiba Kusanagi here, one of my favorites. Com'è che si chiama? There's some, let's say, surprise vehicles that are still to be seen in Cyberpunk. Veicoli a sorpresa che non sono ancora stati rivelati. Bene, tipo un aereo piccolo. Sarebbe una cosa assai gradita. Basta che non mi faccia guidare Rutilia e sono a posto. We also have access to AV, so flying cars, which is something that you as a player, you're not part of that world, but through specific story moments, you might get to, you know, ride in them sometimes. So, you know, we want to give you a few different experiences. But yeah, you can Chissà also se la moto è una cosa che puoi chiamare. So you have your own vehicle that you store, that you can call to yourself. So you know, you can call your vehicle Roach if you want to. It's all up to you, but it will be your very own. I wonder how many of these cars are going to be called Roach now that you've mentioned it. So Night City is massive, and that's like a point we're really trying to make. Tua città, ma chi se ne frega? Huge city, and you kind of want people to explore it by foot, right? You could just walk like from point A to point B if that's what you want. Ovvio, solo che ci metti 3 anni. You get pretty tired because it's a pretty big place, so you will have to walk a lot. So the thing is, you know, we do not have loading screens while exploring the city. Non ci sono schermate di caricamento mentre si esplora la città. Ottimo. It's a very dense place, so there's lots to see on your way. But the thing is also, you know, as with all things, we want to give players a choice. So of course there's the immagino ci sarà tipo una schermata di caricamento iniziale, poi il resto tutto scorrevole e al massimo una schermata di caricamento se c'è tipo il trasporto rapido. I want to explore the city because we actually try to give you so many interesting things, so many places that tell a story that look interesting, where you have something to do, where you can interact with things that just something new for you at every corner. Ad ogni angolo c'è sempre qualcosa di nuovo per te. Mi piace anche questa come filosofia. Put on some nice music and I have a good time. But of course, you know, it's possible. And the thing is also, we actually have proper city planners working here that actually are planning out Night City
and how the traffic would work in that city and how it would actually make the most sense. Ho fatto i loro compiti a casa per capire come funziona. And how it would flow, how the traffic would flow through there. Hanno fatto anche degli studi, hanno chiamato dei tecnici specifici, insomma, per capire come funziona il traffico, come farlo a renderlo scorrevole, tutte queste cose qua. How people actually get to explore it themselves. Notevole. Make the city feel alive. Exactly, yeah. Okay, so in The Witcher, everybody who's played The Witcher knows those question marks on the map, those points of interest. You dreamt about them when you were at work, you just thought about them. You can't walk past them. So what will we be sort of looking at for Cyberpunk? What are those things that are going to be all-consuming us, so we are probably not paying attention to the main story? We're going to be like, oh, I've got to go do that first, and I can't go and do this until I've done that one over there. What will we be finding? So in Night City you actually really want to tie it into the world. So as an example, Night City sei molto legato dentro al mondo. Allora, parlare della rimozione della scelta del genere. Rimozione della scelta del genere. Cosa? They can give you jobs that also fit the specific district you're in. So when you enter a district and you're kind of known as a mercenary who's doing certain things for money, fixers might contact you and they have some jobs for you. And then these jobs, as an example, they can be street stories. And they show up on your map, and you get an icon, so okay, this is this kind of street story. And we always want to put some interesting stories. Una missione che si dirama, che sblocca a sua volta altre missioni. Potete scegliere il sesso del personaggio. È una stronzata, nel gameplay si vedeva che potevi scegliere o maschio o femmina. L'ha mostrato, scusa, 15 minuti fa? But the map in the game is actually properly immersive. It's that really, really cool looking point cloud version of Night City, and you can see the tasks from your fixer there. But the cool thing is actually because you're a character. Questa cosa qua dell'interfaccia l'ho studiata bene comunque, perché sembra abbastanza pratico, ma sotto certi aspetti anche un po' anonimo, tipo la mappa, per dire. Yeah, it's actually really cool for us that with the street stories and all the other content, we're essentially sort of giving him like our Witcher 3 side quest treatment, in the sense that even simple tasks can be fun and exciting if we pack them up in a cool story and root them within the world, right? We can use these street stories to expand further on how life in Night City and the world of Cyberpunk in general works. And sometimes this might even be a better staging ground than the main story itself, right? Where just like, hey, let's see how everyday life works in this kind of aspect, from this perspective, in this scenario. And actually that's, again, like for us, that's a lot of fun. And it's a very exciting process, and I hope that when players play it at the end, that they will actually find that it sort of enriches their experience, because they always kind of have this impression like, hey, wow, no matter where I go, things are actually worked out, right? It's never just a simple sort of task of, hey, do things, like, but there's always a reason, there's always an understanding of why you're doing things. And even in those few scenarios where it might seem a bit more, oblivious, you'll usually find that, there's more to it than meets the eye. Yeah, and one interesting thing about the street stories is also that, our main story is of course your own personal non sempre le apparenze possono, cioè, si dice cazzo, porca vacca, so this is actually le apparenze possono ingannare, insomma. So actually you're part of that system through these street stories and through il personaggio non incluso scelta sesso. No, non ci credo. Feeling immersed in the city. Mi rifiuto di crederci, ha mostrato tutt'altro poco fa, che cacchio. We can see that the character has three sort of origins that we can pick. Ecco, sì, quindi 3 origini differenti. Oh, okay. Normale, ragazzo di strada e uno della corporazione. Okay. I'll go into my 15-minute corporation, come diavolo si dice, insomma. We actually call them life paths. Non sarà possibile scegliere il sesso. C'era un filmato in cui potevi essere maschio o femmina. You can be a nomad or you can be a corporal. Now, each of them actually defines the beginning of the story for the player. So you start in a completely different way than other life paths, and you are slowly introduced into that story. You know a different people, you're in a completely different place in life, you're in a different place in night. Forse il protagonista è assessuato? No, ci deve essere una spiegazione, no, dai, no. You actually start off being a completely different person. Now, what is important with that is we
Sesso indefinito. Ok, più o meno come ho detto adesso. Una roba da pazzi. Dunque, abbiamo visto tutti quanti poco fa, c'era il filmato comunque. Può essere, sì, sei assessuato praticamente. E va bene così. Voglio vedere se qualcuno ha da ridire poi alla fine. And of course player can like mix and match anytime, you know, any way he really wants or she really wants. Se per evitare problemi con i social justice warrior. Take from the very beginning till the very non credo che CD Projekt Red abbia preso una scelta simile per evitare problemi, Forse dov'è il problema? Methods, you know, what's the deal with them? You actually can use this knowledge and sometimes get something more. You can actually unlock side branches in the dialogues, and you can unlock side branches. Solid Mike 89, benvenuto! A bit exciting, I would say. It's something like the way how we to make sure that the player can role play their character, you know, to become that person. And in the demo that we have shown in the recording, you can see, you know, this moment when you choose, you know, that character that you are becoming later. And the characters that you are meeting. Ma non ho capito se puoi vedere le diramazioni di quanto sia voluta la trama. You know? So in the first demo a year ago, we have shown Meredith Stout, you know, a person, you know, she is a high-class corporate woman from the Militech. She has a lot of power, also a lot of responsibility. Molti spoiler, grazie. You are on her way, and you can see, you know, how that interaction looks like. So when you're from corporation, maybe there's something you can do a bit more with her, you know, and that goes also for others, you know, for nomads and for Street Geeks. One of the nice things is actually also that, you know, durante il gioco. È la stessa politica di Fallout praticamente, o Skyrim se preferisci. I started as a Street Kid game, and I know I have my knowledge. But then I play through the story and I notice like, I kind of like these corporate characters. A parte che comunque in questo gioco ti puoi vedere perché ci sono gli specchi, poi in alcune inquadrature si vede dall'alto. But you know, as always, can also have C'ho un cappello, una ragnatela infinita nella cornea, porca vacca. Cyberpunk is used to the idea of assigning attribute points to create a character. Puoi vederlo, basta aiuto la telecamera. Sì, se non guardi in prima persona, sempre. Ecco qua, adesso lo sta mostrando. Cioè puoi creare anche un mix maschile e femminile praticamente. Nessuno avrà niente da ridire. È una genialata tutto sommato. E non perché nessuno avrà da ridire, ma perché uno può scegliere quel che cavolo vuole essere praticamente. Or how cool you are, you know, that's one of the interesting stats that we have, right? But then, as you have those attributes, you also have a skills. The skills define a bit ecco le skill: hacking, lame, rifle, armi, nervi, assassinio, ingegneria, melee, insomma, combattimento, e sotto non sono riuscito a leggere altro. Tutti i giochi per le persone rating nel PG. And then as a player you can, you know, survive and so on. But then, you know, using that skill, so you sort of like use by learning, like using that skill, you can actually get better, pump up levels there, and you can get different perks. Mi piace che abbia tutto questo entusiasmo nel dire cose che praticamente ci sono in quasi tutti i giochi. No, in gamba, sono in gamba sti qua. Devo dire il doppiaggio in Ita? Direi che c'è. C'era, poi si dicevano forse no, e poi hanno detto sì. Stando a quello che ho sentito, ovviamente. Quanto vale le sopracciglia questo? Io o lui, scusa? Perché anch'io sono uno di quelli che muove parecchio le sopracciglia quando parla. Those are like 3 levels of complexity in our character, in building the character we have. You have the attributes, you have the skills, and then you assign perks to it. And those 3 come together to allow you to create your own amazing character that you want to play. Luca Ward per il PG di Reese. Non facciamoci affidamento a questa cosa qua. Ogni morte di papa prendono i doppiatori originali degli attori per fare queste cose. Io se per questo mi aspetterei anche Alessandro Rossi in Mortal Kombat 11 per doppiare Terminator, ma sapendo come vanno le cose
probably not very cool. So this is, you know, I this tuoi is sono the kind of bellissimi. thing that cool actually controls. But of course, you know, if you want to play a character that's actually cool, you have your choices, right? You can wear your nice leather jacket, and of course, you know, like in real life, also depends on how you talk to people. That's of course also depends of you as a player. You just might. Scusate, non mi sto annoiando, che sono parecchio stanco. Cool on the surface, but not so much when push comes to shove. Happens sometimes. So in the deep dive we saw a quick clip of the inventory screen. It looks like a Ah, è giusto l'inventario. Come è gestita la storia dell'inventario? C'ha un limite oppure... Mi piacerebbe un inventario senza limiti, gente, però so che va la speranza. Tell us more, Miles. Oh, I will. Oh, va bene, lo dirò. Of course, like how I always say is, you know, in Cyberpunk, the inventory screen is of course where we manage our items, right? But most importantly, in Cyberpunk, it's where we also manage our style. And just as Philip just touched on, you know, like it's really important for us to be able, for you to be able to realize your character, and that of course comes in the character creation. Cacchio, fate un fermo immagine come prima, accidenti, sto cercando di capire. In most RPGs, there's this common sort of disconnect between the stats on an item and the looks. Cazzo, sono le 20:41. Vediamo se in 5 minuti mostrano qualcos'altro, gente, ma poi devo assolutamente andare, non per qualcosa, non per uscire, quello lo farò molto dopo, se non crolla il sonno, ma devo finire di editare le parti di Man of Medan per poi caricarle, perché io adesso sono fermo alla quinta, mi sembra, o sesta, non mi ricordo fino a dove sono arrivato. Se voglio mantenere i miei standard devo pubblicarne uno ogni ora e mezza. Pensavo finisse prima, onestamente. Bases, locations, because of course is also where we measure cyberware. And all these sta cosa qui in mezzo, non capisco che cacchio sia. They sort of allow you to fulfill your sort of what do you call it? Character fantasy. Ti sei perso qualcosa? Sì, ti sei perso il trailer di una decina di minuti, un quarto d'ora prima. Can we do anything with cyberware from the inventory screen? Oh yes. So imagine inventory screen, right? So if you see the player there, you have a slot. So normally in, like, let's say fantasy game, you would equip a armor, right? Or you would equip equipaggiare l'armatura, fa un'analogia. Right now here, you can actually replace that with a cyberware, right? So you can get your legs replaced to your cyber legs, right? And those can give you different skills, like let's say double jump. But then, as a player, you can upgrade actually those and let's say enhance them in a way that they give you something special to it. So for instance, you can actually make them jump in a way that they do not emit that much sound, and they become like a really stealth tool. So because of that, you can traverse in a quiet way through the locations. Cioè, questo facendo upgrade, cioè puoi tipo saltare in una maniera più silenziosa, cose simili, non semplicemente cambiando l'inventario, ma facendo degli upgrade tipo agli arti che hai già. Like for instance the Raven control system that allows you to control the flathead, but there are also other pieces that you can do on your own. And on top of that, as a player, you can also find pieces, small pieces called shards. And those, if you slot into your slot, you can actually, they give you a power of a given cyberware, so you can try it out. So as a player, you can experiment a bit, you know, and see how it would be if I would have installed, you know, some special piece of cyberware in my body. And that allows the player to, you know, to see stuff, to figure it out. Non è che va a finire come con Nero in Devil May Cry 5, mi auguro. Where do we get them? Like, how do we get more enhancements? All right, there's actually multiple ways of going about that, right? The most obvious one is going to a so-called Ripperdoc and getting new cyberware built in you, or enhancing. Oh, ecco anche questo è interessante. Costano ovviamente tutte quante le migliorie. Presa subdermale abilita l'uso di armi bloccate con meno 50% di riduzione dei danni. Ma gli upgrade sono infiniti oppure c'hai tipo prendi questo e questo e poi basta?
in the game. That means, you know, more vendors will open up to you, more services will open up. People will have heard of you and are more willing to work with you. So there's actually multiple ways this affects your experience, and one of them being, come ti comporti ha effetto sulla tua esperienza, giustamente. So Netrunner was featured pretty heavily in the deep dive, but can you give us a little bit more insight into some of the combat skills or abilities that abilità di combattimento? Vabbè, dai, sentiamo quest'ultima cosa e poi mi sa che devo assolutamente andare, gente. Mi spiace dover mollare così, però devo rispettare i miei impegni. Access points, and access points are, you know, in the world of Cyberpunk, they can control all the different devices in the area, which of course as a Netrunner is pretty useful, because you can hack that access point, and if you successfully do that, you can now use quick hacks. You can actually from a distance take over different devices. Connetterti a distanza, sì, vabbè, l'abbiamo visto prima, ma non necessariamente di combattimento, questo è più stealth. Turn it off if it's in your way, and of course, you know, you can take over a turret and make it fight for you. La torretta, sì, different things, you know. We also try to come up with nice custom things, so, you know, depending on where you are, let's say if you're in a gym where there's some nice boxing robot, of course, you know, maybe dice quello che è, se sei in una palestra da box puoi hackerare quello che abbiamo visto prima. As an example, if I would use lots of netrunning skills, it's also really useful to use lots of cool skills that make me really good at stealth, cioè, so no, veramente. really under control. So Netrunner can be really good at, you know, also using distractions, like if there's a vending machine, just make it spit out some drinks, and then of course, you know, some people might look after that. But the thing is, a Netrunner le guarda ne basta. You know, just a stealth character. There's also le guarda ne basta, nessuno prende una lattina, insomma. Che razza di maniere. Nanowire cyberware, which is really good at hacking enemies from a distance and then actually taking over their cyberware. So, you know, most people puoi anche strangolarli, poi li garroti. Just like access points. Very good times for Netrunners. So you can then control that cyberware and also do some nice things like, you know. E se uno vuole essere neutrale in quanto a genere, cioè a genere, in quanto a stile, uno può essere uno spaccatutto ma che usa anche armi da hacker. Non l'ha detto questo, Ha detto solo due approcci per ora. In combat as well. So it's all just, you know, your choice as a player. What about, let's say, because this all sounds amazing, let's say you want to do slightly non-lethal, because in the deep non letale, ci eravamo arrivati qua. There was an option. You know, do you want to put her out of misery, or do you want to let her live? So, how do people play? Questo è spoiler, ciccia, è spoiler. Can you build a class to help you do that? So that's basically a choice we made. We really said, okay, Cyberpunk, it is a very violent world. But you're a role-playing character. You can choose to play the whole game without killing a single person. And of course, you know, puoi giocare l'intero gioco senza uccidere una sola persona. Questa è una sfida, È un po' come in Vampire, che poi alla fine devi per forza uccidere delle persone, vabbè. Don't make too much trouble. And of course, you know, you don't get a game over if you do a thing that the character doesn't wanna. So, but the story will react to it. Non ci sarà un game over se agisci in maniera sbagliata rispetto a quello che si aspettava un personaggio, ma la storia va avanti e ha conseguenze, vabbè. Non c'è un game over relativo alla storia, allora. Sembra. Deus Ex è possibile, c'è anche un trofeo. Sì, ma qua si parla di un altro gioco. What we always want to say, you can finish the whole game, you can finish the quests without killing a single person. Senza uccidere nessuno. Se c'è il trofeo, gente, se c'è il trofeo, devo prenderlo come un impegno. Se c'è il trofeo. Al massimo faccio tipo live maratona di Cyberpunk a briglia sciolta proprio. E poi guida base come le mie solite, insomma, senza uccidere nessuno. We're trying really hard to not giochi hanno un concetto molto simile. Sì, sotto un certo punto di vista. You know, like more aggressive versus a more subtle kind of approach. While NPCs might sort of have certain wishes for you how to approach a situation, they will never outright punish you for not, you know,
anche se i personaggi tipo ti incaricano di eseguire la missione in un certo modo e tu lo fai in un altro modo, non ci sono pessime conseguenze apparentemente. Quando ci sarà un nuovo trailer del DLC Kingdom Hearts 3, non so, non l'hanno annunciato neanche per il Tokyo Game Show. Fermi, cavolo di doccia. And as an example, you can also see a Sasquatch that we show in our demo. It's a really intense fight, but actually, if you choose, you can subvert that fight. You can maybe just, sneak around her and find a different solution, and then maybe, of course, you can get a consequence out of that, because now Sasquatch is still alive, so, the story is already different. So I think this opens up many different opportunities, not just Vabbè, for the dai, gameplay, but also for us as story. Mi sembra di sentire, onestamente, onestà di parte, proprio mi sembra di sentire sempre le stesse cose, ma non in maniera cattiva, però proprio adesso devo andare e se non dicono altre cose su cose, mi sa che dovrò rimettermi immantinente al lavoro. Forte e veloce. Due stili differenti di suono. But the strong one is the person who can, like shove people into the trash bins and so on, carry bodies, run with them. But you can also like pick up the heavy guns, mounted to the turret and like use it against, the opponents. Like we have veloce, tipo là. Beh, ok, ho capito. Posso dire che mi aspettavo di più. Per me hanno mostrato già abbastanza, personalmente. Vabbè, dai, basta, ho già capito, basta. Devo assolutamente andare. Altrimenti non ci saranno altri video dopo, quindi mi spiace, gente, ma devo chiudere. Spero che anche la CD Projekt Red non si arrabbi, però per ora direi che è estremamente promettente. Ok, dai, basta così. Mi spiace. Bisogna. Allora, sai che non ho mai sentito la parola immantinente? L'hai sentito adesso? Allora dai, ringraziamo come di consueto Simon Links, top dei donatori, gli sponsor, i re del canale, che sono i top dei donatori di quest'anno, per ora, quindi mi sa che per molto tempo, perché non ne sono stato più donando come un tempo. Sax18, che è l'unico patron di livello 4, e i 5 del momento, che sono gli ultimi da aver donato, scusate, comincio già a essere stanco. Ah già, e il resto dei patron naturalmente, grazie anche a loro, siete tutti preziosi in questa schermata, per moi. E bisogna ringraziare nel particolare, nello specifico proprio, Serpente con i 3 scritti al posto delle E, che ha donato la bellezza di 15 euro oggi, ancora grazie alla più grande donazione degli ultimi 2 mesi. E io ti guardo. Cosa intendi, scusa? Vabbè. Noi ci vediamo alla prossima puntata, che potrebbe essere anche martedì prossimo. Non posso dire niente con certezza, ma forse ritorniamo con i ritmi standard adesso che l'estate è finita. Quindi si vedrà, insomma. Se tutto va come deve andare, ci rivediamo martedì prossimo alle 19. Ribadisco se, perché sto ancora finendo un paio di cosette. Quindi, alla prossima, gente. È stato uno spasso, mi sono molto divertito. Grande CD Projekt Red, non vedo l'ora di giocare a Cyberpunk. Qui Otakumen, passo e chiudo.